Proteggere i tuoi interessi nel mercato globale richiede il ricorso ad uno strumento cruciale, il contratto commerciale internazionale. Vedremo in questo video quali sono gli elementi essenziali del contratto commerciale internazionale, alcuni aspetti accessori di questo contratto e poi i vantaggi che tu ne avresti dal ricorso ad esso. Cominciamo con i vantaggi. Il primo vantaggio è quello di permetterti di disciplinare il tuo rapporto in modo completo, evitando vuoti di regolamentazione che potrebbero dare luogo a legittimi abusi della controparte. Secondo vantaggio, scongiurare discussioni che andrebbero ad allungare i tempi di consegna dei beni e dei servizi ed anche i relativi tempi di pagamento. Terzo vantaggio, quello di far percepire in maniera chiara al tuo cliente che la tua proposta commerciale è adeguata ed equa a lui. Ci saranno sempre sorprese inaspettate, ma se hai un contratto forte e completo, molti di questi problemi saranno risolti facendo semplicemente riferimento al tuo contratto. Un contratto fatto bene permette a te e al tuo cliente di sapere sempre cosa aspettarvi dal vostro rapporto insieme, dai tempi fino ai costi aggiuntivi imprevisti. La redazione ovviamente scritta di un contratto commerciale internazionale richiede di prestare particolare cura ad alcuni aspetti legali e pratici. Vediamoli insieme. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato, amministratore dello Studio R, legale, fiscale ed economico in Puglia. Primo aspetto, l'identificazione delle parti. All'interno del tuo accordo devi identificare le parti che vi intervengono, indicando la denominazione, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero della partita IVA oppure il numero di iscrizione alla Camera di Commercio. È bene anche specificare il ruolo che ciascuna parte riveste all'interno dell'accordo, ad esempio venditore oppure acquirente. Specificazione della causa del contratto. La causa del contratto è la funzione oggettiva che quell'accordo svolge nel rapporto tra le parti. Potremmo dire il perché le parti si sono unite insieme per svolgere quell'accordo, quel contratto. Ad esempio nella compravendita la causa del contratto è lo scambio della merce contro il prezzo. Considera che la causa del contratto, essendo un elemento essenziale, non può mancare. La sua mancanza rende l'intero contratto invalido. Quindi tutti gli elementi essenziali del contratto devono essere presenti, non solo per un fatto formale, ma soprattutto per un fatto sostanziale, perché si finirebbe alla fine, in caso di mancanza di uno di essi, per litigare. Oggetto del contratto. Descrivi chiaramente quali sono i beni e i servizi oggetto del tuo contratto, quindi la loro quantità, la loro qualità, quindi le caratteristiche, le specifiche tecniche dei beni o dei servizi. Anche questo è un altro elemento essenziale. L'accordo potrebbe considerarsi scontato, ma è bene dirlo. Deve essere presente all'interno del tuo contratto anche l'accordo. Anche l'accordo è un altro elemento essenziale. Cos'è questo accordo? L'accordo è la manifestazione esplicita della volontà delle parti di impegnarsi l'una rispetto all'altra. Ad esempio, io venditore mi impegno, propongo di vendere a questo acquirente una cassa di pomodori a un determinato prezzo e l'acquirente accetta. Questo semplicemente è l'accordo. Prezzo e condizioni di pagamento. Indica il prezzo e le condizioni di pagamento, quindi se ci sono delle anticipazioni, se il pagamento è molto grande potresti pensare ad una rateazione, la valuta ad esempio in cui il prezzo deve essere pagato, se questo prezzo deve essere pagato in contanti o con bonifico bancario. Pensa anche di prevedere delle clausole che vadano a regolamentare eventuali fluttuazioni valutarie del prezzo. Termine di consegna. Specifica le modalità di consegna dei beni e i tempi di consegna dei beni. Indica chi è responsabile in caso di trasporto e di assicurazione.
garanzie, definisci le garanzie, quindi la responsabilità in caso di danni, di ritardi o di difetti dei beni e dei servizi. Legge applicabile al contratto. Deve essere anche indicata in un contratto commerciale internazionale la legge che si applica al contratto, quindi la legge che dovrà regolamentarlo in caso in cui le parti litigano tra di loro. Questa può essere la legge del tuo paese, oppure la legge del paese della controparte, del tuo cliente, oppure anche la legge di un paese terzo. Prendi in considerazione anche l'ipotesi di applicare al tuo contratto delle convenzioni internazionali, come la Convenzione di Vienna, che regolamenta le vendite commerciali di beni a livello internazionale. Queste convenzioni non sono la legge di nessun paese, ma sono dei regolamenti che più stati hanno definito e condiviso tra di loro. E tu puoi scegliere questi regolamenti come leggi che vanno a regolamentare il tuo contratto. Clausole di riservatezza. Se necessario, prevedi delle clausole di riservatezza che vadano a tutelare eventuali informazioni sensibili presenti all'interno del tuo accordo. Clausole vessatorie. Secondo il diritto italiano devono essere approvate specificamente per iscritto le clausole vessatorie. Queste clausole vessatorie sono delle clausole che attribuiscono ad una parte dei vantaggi importanti, significativi, che non vengono invece attribuiti all'altra e che creano quindi un sostanziale squilibrio nel rapporto tra le parti. Considera che il trattamento, assicurati quando tu dovessi decidere di applicare la legge di un altro paese, come queste clausole vessatorie devono essere trattate secondo la legge di questo paese, perché se non dovessi trattare in maniera corretta queste clausole ne deriverebbe l'invalidità e quindi l'inapplicabilità al tuo contratto. Risoluzione delle controversie. Prevedi anche meccanismi di risoluzione di eventuali controversie, quindi se un'eventuale lite debba essere decisa da un giudice di Stato oppure da un arbitro, la lingua di quest'organo decidente è la sua sede. Considera che l'arbitro non è meno competente del giudice di Stato e benché sia più costoso, però è molto più veloce nel decidere e la sua decisione ha la stessa valenza di quella di un giudice di Stato. Modifica e cessazione del contratto. Definisci anche le modalità con il quale il tuo contratto possa essere modificato e se ci sono delle condizioni che possono determinarne la cessazione. Forza maggiore. Prevedi anche delle clausole, cioè degli articoli, che vadano a regolamentare il sorgere di eventuali eventi imprevisti che possano influenzare l'adempimento del contratto indipendentemente dalla volontà delle parti. Lingua del contratto. Indica la lingua ufficiale del tuo contratto e se ci sono eventuali traduzioni. Attenzione alla traduzione. La traduzione deve essere fatta con particolare cura, possibilmente da un giurilinguista, perché per evitare appunto fraintendimenti sul significato tecnico di alcuni termini, ad esempio il recesso. Questi fraintendimenti potrebbero inficiare il significato tecnico di alcune parole, di intere clausole, finanche addirittura l'intero contratto. Quindi molta attenzione alla traduzione. Firmatari. Assicurati che le persone che firmano il contratto abbiano l'autorità per impegnare le parti, ad esempio i legali rappresentanti che intervengano nella sottoscrizione di accordi per gli enti che li mandano e le società che li mandano. Allegati. Se ci sono dei documenti di allegato, come ad esempio le specifiche tecniche o un listino prezzi, devi indicarlo all'interno del tuo contratto dicendo anche che questi allegati sono parte integrante del tuo accordo. Questi sono gli aspetti più importanti del tuo contratto commerciale internazionale. È sempre consigliabile consultare un giurista esperto in diritto commerciale internazionale che ti assicurerà che tutta la disciplina, tutte le normative sono state applicate al tuo contratto e che prenda anche in considerazione adeguatamente gli interessi delle parti coinvolte. Io ti ringrazio molto di aver seguito. Se tu avessi delle domande
o volessi dei chiarimenti, scrivilo nei commenti oppure mandami una mail all'indirizzo indicato nella descrizione di questo video ed indicato anche nelle informazioni del mio canale. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriviti al mio canale per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!